Se oggi dovessi aprire un canale YouTube da zero, non farei le stesse scelte che ho fatto quando ho iniziato. Anzi, ti dico la verità, quando ho pubblicato il mio primo video, ero convinto che bastasse accendere la telecamera, parlare di quello che mi passava per la testa e il successo sarebbe arrivato così da solo. Spoiler, non è andata così. Ho perso mesi a fare cose inutili, a inseguire metriche sbagliate, a convincermi che l'attrezzatura fosse più importante delle idee. Oggi, dopo molti anni di esperienza, so che YouTube non perdona l'improvvisazione. E se tu stai pensando di aprire un canale o di far crescere quello che hai, voglio regalarti 8 lezioni che avrei voluto conoscere subito, perché possono evitarti tanta frustrazione e farti risparmiare tempo prezioso. Uno degli errori più comuni è partire senza una direzione, parlare di tutto, un giorno un tutorial, il giorno dopo un vlog di viaggio, il giorno dopo ancora una recensione di un gadget. Potresti pensare, piacerò io come persona, quindi a loro piacerà tutto quello che pubblico. La verità? Non funziona così. Le persone ti scoprono per un contenuto specifico e restano se gliene dai altri simili. All'inizio devi scegliere una nicchia, un argomento preciso, un pubblico preciso. C'è una frase che a me piace tantissimo e dice: la vera ricchezza è nella nicchia. E per trovarla io oggi partirei da un incrocio di 3 fattori. 1. Passione, ciò che ami raccontare, che potresti spiegare per ore senza annoiarti. 2. Competenza, quello che sai fare bene o che stai imparando seriamente. 3. Profitto, ciò per cui le persone sono disposte a pagare o a investire tempo. È in quell'incrocio tra queste 3 cose che ti ho appena detto che trovi la direzione giusta. Inizia lì e solo dopo, quando avrai un pubblico fedele, potrai permetterti di ampliare i temi. All'inizio credevo che per parlare di un argomento dovessi essere un esperto con anni e anni di esperienza. Ma la verità è che non devi essere il più grande guru, puoi essere una guida. Se oggi volessi aprire un canale di giardinaggio, non aspetterei di avere 20 anni di esperienza. Potrei raccontare come sto imparando a curare le piante sul mio balcone, condividere gli errori, i successi e i consigli che imparo strada facendo. Sai perché funziona? Perché parli a chi è un passo dietro di te. Se sei 2 o 3 passi avanti rispetto al tuo pubblico, puoi già essere molto utile e il bello è che impari insieme a loro. La costanza non è una buona idea, è la base. In tanti all'inizio pubblicano quando hanno tempo, quando gli viene l'ispirazione. E il risultato è ovviamente un canale irregolare che non cresce. Oggi il vero hack di YouTube non è un segreto nascosto, ma la disciplina di pubblicare regolarmente. Scegli un giorno della settimana e rispettalo. Metti in agenda il giorno in cui giri, quello in cui monti, quello in cui pubblichi. In questo modo crei fiducia con te stesso, con l'algoritmo e con chi ti segue. Un canale che pubblica regolarmente diventa parte della routine delle persone. Hai sprecato mesi a cercare la fotocamera perfetta, il microfono più professionale, la luce da cinema. E che cosa hai ottenuto? Nulla, perché nel frattempo non pubblicavi. Se hai uno smartphone recente, hai già in mano una fotocamera 4K. Non devi aspettare il momento perfetto, perché questo non arriverà mai. Il contenuto, ricordatelo, vince sempre sull'attrezzatura. In tanti fanno lo stesso errore. Finiscono di montare il video e solo in quel momento pensano al titolo e alla copertina. Forse è il caso di procedere al contrario. Prima definisci titolo e thumbnail e poi costruisci il video intorno a quell'idea. Perché? Perché titolo e copertina sono la porta d'ingresso. Se non convinci le persone a cliccare, il tuo video non verrà nemmeno visto. All'inizio, te lo confesso, ero ossessionato per gli iscritti. Ricaricavo la pagina YouTube per vedere se ne avevo guadagnato uno in più. Ma gli iscritti sono una conseguenza, non l'obiettivo. I dati su cui devi concentrarti sono CTR, ovvero quante persone cliccano sul tuo video. 2. Retention, quanto a lungo restano a guardarlo. 3. Coinvolgimento, ovvero i commenti, i like e le condivisioni. Se questi numeri crescono, cresceranno anche gli iscritti. YouTube è fantastico, ma il canale non è tuo, è in affitto. Un giorno l'algoritmo cambia o ti arriva un problema legale e puoi perdere tutto. Per questo oggi io aprirei subito una newsletter, perché avere le mail delle persone che ti seguono significa poter parlare con loro senza dipendere da un algoritmo. È una sicurezza e una libertà in più. Se non vuoi aprire una newsletter, puoi utilizzare un gruppo o un canale Telegram o utilizzare WhatsApp. Le possibilità oggi sono tante.
All'inizio vedevo YouTube solo come un hobby creativo. Pensavo che i soldi sarebbero arrivati con la pubblicità. Ma la pubblicità è instabile e da sola ovviamente non basta. Un canale solido vive di più fonti di entrata: corsi, consulenze, affiliazioni, collaborazioni, prodotti e così via. E per capire come farlo serve studiare. Non solo studiare YouTube, ma studiare il marketing, il business, avere una strategia. Più capisci il lato imprenditoriale, più possibilità avrai di farne un vero lavoro. Se aprissi un canale oggi, partirei da una nicchia chiara. Documenterei il percorso, magari pubblicando un video a settimana. Costruirei un video partendo da titolo e copertina, ignorerei per un po' la corsa agli iscritti e creerei una lista email e soprattutto ragionerei come imprenditore. Vuoi sapere qual è la differenza rispetto a quando ho iniziato? Che oggi saprei dove sto andando e soprattutto saprei il perché. Spero di averti raccontato cose interessanti e utili. Come al solito, se hai dubbi, domande, curiosità, commenta questo video e io come al solito ti rispondo nel più breve tempo possibile. Grazie mille, noi ci vediamo prestissimo.